Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi parleremo di orbitali atomici. La lezione verrà divisa in 4 step in cui andremo prima ad analizzare i valori attribuiti ai vari numeri quantici, la forma che assumono gli orbitali, l'energia degli orbitali e l'ordine sequenziale di riempimento degli orbitali stessi. Cerchiamo di definire il concetto di orbitale. Esso deriva dalla meccanica quantistica o meccanica ondulatoria che fu proposta grazie all'intuizione di De Broglie, innanzitutto, il quale quindi propose il dualismo onda-particella, dal principio di indeterminazione di Heisenberg e dalla complessa equazione di Schrödinger. Quindi che cos'è l'orbitale atomico? L'orbitale atomico non è altro che quella regione di spazio in cui è massima la probabilità di trovare l'elettrone e quindi rappresenta la massima densità elettronica nell'orbitale stesso. Il valore di probabilità viene convenzionalmente attribuito oltre il 90%. Per descrivere la distribuzione spaziale degli elettroni abbiamo la necessità di considerare 4 numeri quantici. Questi 4 numeri quantici sono il numero quantico n principale, il numero quantico L detto secondario, il numero quantico ml chiamato magnetico e il numero quantico ms, numero quantico magnetico di spin. Di questi 4 numeri quantici, 3 sono tra loro fortemente correlati, e cioè il numero quantico n, il numero quantico L e il numero quantico ml. Il numero quantico magnetico di spin rappresenta una proprietà intrinseca dell'elettrone, andremo a vedere perché. Quindi per definire l'energia di un elettrone dobbiamo servirci di questi numeri quantici e ad ogni valore dell'equazione di Schrödinger, ogni valore matematico, troveremo una corrispondenza di valore di energia dell'elettrone che stiamo considerando. Quindi possiamo affermare che ogni elettrone è definito da 4 numeri quantici e che rappresentano pertanto il grado di libertà che può avere ogni elettrone. Adesso vediamo di passare in rassegna i vari numeri quantici. Il numero quantico n viene chiamato numero quantico principale e rappresenta la quasi totalità di energia dell'orbitale. Possiamo affermare che maggiore è il valore di n, maggiore sarà la distanza dell'elettrone dal nucleo e maggiore sarà anche in questo caso l'energia che assume l'elettrone. N assume valori interi che vanno da 1 ad infinito. Perché infinito? Perché noi in teoria potremmo costruire un atomo con infiniti protoni ed elettroni. Ma già con un valore di n uguale a 7, riusciamo, tra virgolette, a sistemare tutti gli elementi della tavola periodica. Il numero quantico L, chiamato anche numero quantico secondario o numero quantico azimutale o numero quantico orbitale, definisce la forma dell'orbitale, ma anche, come vedremo, incide notevolmente sul valore di energia che può avere l'orbitale. Esso dipende strettamente da n e assume valori L, quindi L può assumere valori che vanno da 0 ad n meno 1. Vediamo di vedere le varie casistiche. Quindi se n è uguale a 1, L assume valore 0. Se n è uguale a 2, e qui mi collego un attimino agli errori che spesso commettono gli alunni, cioè quando
chiediamo per n uguale a 2 che valore assume L, i ragazzi dicono immediatamente n-1, quindi L è uguale a 1. No, non va definito così, dobbiamo andare a definire tutti i valori che può assumere L, quindi per n uguale a 2 L assume valore 0 e 1, per n uguale a 3 stesso discorso, L può assumere 3 valori, valore 0, valore 1, valore 2 e così via, anche per n uguale a 4. Vediamo adesso di rappresentare il valore ml, cioè il numero magnetico che presenta un orbitale. Il numero magnetico innanzitutto è un numero quantico che non ha alcuna influenza sull'energia, quindi già questa è una prima cosa che dobbiamo dire, e si riferisce all'orientazione degli orbitali nello spazio. I valori che può assumere ml vanno quindi dipendono strettamente da L e vanno da più L a meno L passante per lo 0. Quindi vanno da più L a meno L. Quindi dato un valore di L avremo questo binomio 2L più 1 orbitali. Vediamo un attimino di eseguire degli esempi. Quindi se abbiamo L uguale a 0, andando a risolvere l'equazione avremo 2 per 0 più 1, avremo un valore di ml, che sarà pari a, in questo caso, a 0, e avremo un solo orbitale che sarà di tipo S. Se L è uguale a 1, quindi avremo 2 per 1 più 1, avremo valore di, avremo 3 orbitali, quindi ml può assumere valori che vanno da meno 1, 0, più 1. Se non riusciamo a ricordare, leghiamoci al valore di L, quindi diciamo se L è uguale a 1 abbiamo meno 1, 0 e più 1. In questo caso abbiamo 3 orbitali che saranno di tipo P. Per L uguale a 2, andando a risolvere, avremo 2 per 2 più 1. In questo caso ml assume 5 valori e quindi ricordiamoci il 2, quindi meno 2, meno 1, 0, più 1, più 2. Quindi avremo 5 orbitali che saranno di tipo D. Per L uguale a 3, stesso discorso, 3 per 2 più 1, e ml che valori assume? Ricordiamoci il 3, quindi avrà meno 3, meno 2, meno 1, 0, più 1, più 2 e più 3. Orbitali di tipo F. Ora andiamo a definire il numero magnetico di spin. Il numero magnetico di spin ms abbiamo detto precedentemente che è una proprietà intrinseca dell'elettrone, cioè cosa vuol dire? Che questa proprietà la mantiene anche quando l'elettrone non è vincolato al nucleo. Da dove scaturisce questo ms? Scaturisce un po' dall'effetto Zeeman, cioè quando si sono viste la presenza di più righe spettrali dell'idrogeno, l'unico modo per andare a spiegare la presenza di questo numero, diciamo di questo fenomeno, era quello di andare a definire l'elettrone come se fosse una trottola, cioè nel senso che questo elettrone, oltre a ruotare intorno al nucleo, ruota anche intorno al proprio asse, e ruotando intorno al proprio asse si comportava come un piccolo magnete, un po' così lo è la Terra, andando a generare un polo nord e chiaramente un polo sud, e questa rotazione poteva essere, anzi è, in senso orario o antiorario. Qui vi faccio vedere quindi il disegno relativo
all'elettrone trottola, ok, in cui la freccia, vedete, che in alto indica il nord, e quindi avendo un senso antiorario e un senso orario anche qui il nord. Dobbiamo sottolineare che gli elettroni non è che hanno sempre solo un senso orario o antiorario, quindi possono anche variare il loro senso di rotazione. Vediamo in questa tabella che vi ho qui riportato i tipi di orbitali che possiamo ottenere quando L assume dei valori. Quindi vedete, per L uguale a 0 avremo orbitali di tipo S, per L uguale a 1 avremo orbitali di tipo P, per L uguale a 2 orbitali di tipo D, per L uguale a 3 orbitali di tipo F e così via. Ma abbiamo detto in precedenza che quando abbiamo un valore di n uguale a 7 abbiamo di fatto sistemato, tra virgolette, tutti gli elettroni della tavola periodica. Bene, adesso andremo a vedere una tabella riassuntiva che ci dice un po' tutto quello che abbiamo detto sino adesso. Quindi abbiamo n che viene definito anche come strato o livello, L come sottostrato o sottolivello ed m invece rappresenta il numero di orbitali. Come possiamo vedere, possiamo determinare anche rapidamente il numero massimo di orbitali andando a svolgere questa potenza, quindi per n uguale a 1 avremo al massimo un orbitale e un numero massimo di elettroni pari a 2. Per n uguale a 2 avremo orbitali 2s, 2p e quindi al massimo 4 orbitali con al massimo 8 elettroni. Per n uguale a 3 avremo gli orbitali 3s, 3p, 3d, anche in questo caso un numero massimo di orbitali 9, 18 elettroni e così via. Vediamo adesso un attimino di definire rapidamente la forma degli orbitali. Innanzitutto gli orbitali di tipo S si hanno a partire da quando L è uguale a 0. Hanno una simmetria sferica, qui può essere rappresentato la superficie limite degli orbitali di tipo S, cioè la superficie dove è massima la probabilità di trovare l'elettrone, e possiamo notare che all'aumentare di n aumenta la distanza dell'elettrone dal nucleo, e questo cosa ci porta a dire che aumentando il valore di n aumenta l'energia dell'orbitale. Perché? Perché l'elettrone chiaramente è meno attratto rispetto agli orbitali di tipo S con valori di n inferiori. No? Vediamo la differenza tra l'1s e il 4s per esempio. Vediamo adesso gli orbitali di tipo P. Questi orbitali di tipo P si hanno a partire da L è uguale a 1. Hanno una forma tipicamente ad 8 e quindi sono orientati spazialmente lungo l'asse X, Y e Z. Vedete, queste sono le superfici limite, passano attraverso, diciamo graficamente, attraverso il nucleo e hanno quindi due regioni opposte. Quindi gli orbitali L vengono rappresentati con questi tre lobi e quindi sono gli orbitali di tipo P. I tre orbitali che noi andiamo a considerare vengono detti, sono isoenergetici e vengono detti tecnicamente 3 volte degeneri. Voglio solo rappresentarvi questa figura che mi rappresenta i piani nodali, cioè i piani passanti per il centro, per il nucleo. Bene, dalle equazioni di Schrödinger questi piani nodali non possono presentare elettroni e questo spiega un attimino perché il valore di L può andare a influire notevolmente sul valore dell'energia degli orbitali P in questo caso. Gli orbitali di tipo D, vedete, hanno 5 orientazioni, vengono rappresentati graficamente in questo modo, sono 5 volte degenere, quindi hanno 5 orbitali presentanti la stessa energia. Non facciamo vedere gli orbitali di tipo F in quanto risultano essere abbastanza complicati. Bene, adesso andiamo a vedere come sono distribuite le energie nei vari orbitali. Innanzitutto dobbiamo dire una cosa che lascerà un pochettino perplessi, e cioè questa, che
Gli orbitali in realtà non sono una realtà fisica. Gli orbitali derivano da soluzioni dell'equazione di Schrödinger e quindi rappresentano delle soluzioni. E una soluzione matematica non può in alcun modo contenere una realtà fisica. Però per rendere comodo, no, immaginare come gli elettroni siano distribuiti intorno al nucleo di un atomo, noi usiamo questa accezione, cioè dire che l'orbitale di tipo P contiene l'elettrone X, oppure l'elettrone Y appartiene all'orbitale 5D e così via. Quindi formalmente non è corretto, ma viene universalmente accettato il modo di definire l'orbitale nel modo che vi ho appena menzionato. Qui vi presento tre figure. La prima è l'energia degli orbitali secondo l'equazione di Schrödinger e quindi assume un valore rigoroso soltanto se applicato all'atomo di idrogeno. È possibile notare che cosa? Che l'energia dipende dai valori di n, quindi per n uguale a 2 per esempio, sia l'orbitale 2s che l'orbitale 2p hanno stessa energia. Vedete, il 3s ha stessa energia del 3p, del 3d e via discorrendo. Poiché abbiamo a che fare con atomi polielettronici e poiché entrano in gioco numerose altre variabili, si sono fatte delle approssimazioni all'equazione di Schrödinger, cioè alcune soluzioni sono state sufficientemente approssimate, quindi i valori ottenuti hanno una elevata attendibilità. Questa seconda figura mi mostra qualcosa di diverso, cioè mi dice, per esempio, che gli orbitali 2p hanno un'energia superiore al 2s, gli orbitali 3p hanno un'energia superiore al 3s, l'orbitale 3d ha un'energia, per esempio, superiore al 3p e così via discorrendo. Questo perché? Perché il numero quantico L non solo definisce la forma dell'orbitale, ma rappresenta anche un certo significato da un punto di vista di energia, che andiamo adesso a completare, a vedere nella slide successiva. Qui abbiamo, vedete, l'ordine di riempimento degli orbitali. Vedete che la cosa che possiamo notare, quindi seguendo le precedenti figure, quindi abbiamo un orbitale 1s, 2s, 2p, 3s e 3p, fino a qui tutto è normale. Le cose si complicano quando andiamo a osservare, per esempio, che cosa? Che anziché avere il 3D come ci aspettiamo, troviamo il 4s. Questo perché? Perché noi dobbiamo pensare l'atomo, ogni atomo della tavola periodica, come una particella a sé stante con una caratteristica propria. Non è il semplice riempimento di un protone, un elettrone, un protone, un elettrone. Ogni atomo ha una sua peculiarità. Pertanto, i fattori che vanno a influenzare i livelli energetici sono molteplici. Innanzitutto dobbiamo considerare il fatto che l'orbitale di tipo 3D, per esempio, ha un'energia superiore a 4s perché è un orbitale meno penetrante rispetto al 4s. Poiché è meno penetrante e poiché presenta quei famosi punti nodali in cui è impossibile trovare l'elettrone, ecco perché presenterà un valore energetico maggiore dell'S, che ha simmetria sferica, quindi gli orbitali S sono maggiormente penetranti rispetto agli orbitali di tipo D. Questo discorso lo possiamo andare anche ad ampliare andando a considerare gli altri orbitali. Non solo. Un altro fattore importante che dobbiamo considerare è questo, che man mano che aumentano gli elettroni, aumentano anche i fenomeni repulsivi tra gli elettroni e quindi questo va a determinare una sensibile differenza di energia tra gli orbitali.
maggiori sono le repulsioni, maggiore è l'energia, quindi gli elettroni tendono in un certo senso ad accomodarsi su orbitali aventi energia inferiore. Ma poi c'è anche un altro discorso, che è l'effetto schermante, e cioè gli elettroni più vicini al nucleo risentono maggiormente dell'attrazione nucleare. Però questi elettroni non fanno altro che definire una sorta di schermo nei confronti degli elettroni più esterni. Cosa voglio dire? Se io ho 10 protoni e quindi vado a considerare il decimo elettrone, la carica effettiva, efficace che hanno questi 10 protoni non è uguale al decimo elettrone, ma nettamente inferiore, perché questi vanno a creare una sorta di effetto schermo, cioè vanno a diminuire l'attrazione che il nucleo esercita sul diciamo, elettroni negli orbitali 3D. Poi notiamo un'altra cosa importante, che assistiamo, e quindi questo va a rafforzare un po' quello che dicevamo, assistiamo a un notevolissimo salto di energia dall'1S al 2S, un significativo salto dal 2S al 3S, mentre man mano che ci allontaniamo, vedete, i valori di energia sono molto simili tra di loro, fino a diventare teoricamente, ipoteticamente, nulli all'infinito. Questo perché abbiamo detto ogni elemento chimico presenta una sua peculiarità, e considerare per esempio due elementi diversi che presentano stesso valore di NL non vuol dire che abbiano lo stesso livello energetico, in quanto, come dicevamo, i fattori che entrano in gioco sono molteplici. E pertanto il fatto di poter immaginare il sequenziamento, un protone, un elettrone, è una comodità che noi abbiamo, ma possiamo dire che all'aumentare del numero di elettroni, l'elemento chimico diventa sempre più instabile e quindi può essere osservato in frazioni di secondi. Questo è il motivo per cui, arrivati all'uranio, che presenta un numero atomico pari a 92, gli elementi che lo seguono sono tutti elementi altamente instabili e quindi emettono radiazioni. Quindi nell'andare vedremo alla prossima lezione, a distribuire secondo l'Aufbau il riempimento degli orbitali, andremo a utilizzare questo ordine di sequenziamento. Bene, io ho terminato la lezione, spero che sia stata la più chiara possibile. Se vi è piaciuto l'argomento, iscrivetevi al mio canale e schiacciate un like.